Ciao ragazzi, io sono Biccetto e ben ritornati in questo nuovissimo video di Minecraft. Quest'oggi ho scaricato una mod molto particolare, ovvero la mod della gravità. Guardate che succede se lancio questa accetta. Oh mio Dio, cade come se fosse un item reale. La cosa bella è che ad esempio qui c'è una piccola pecorella marrone. Guardate che succede se la uccido. Il tutto crolla come se fosse 3D. Questa roba è fighissima. Andiamola a raccogliere, ma non è solo questa la particolarità. Questa mod è molto figa perché ad esempio qui davanti ci troviamo un alberello di acacia che è tipo secco e lungo, e se noi andassimo a spaccarlo normalmente quello che accadrebbe semplicemente rimane vuoto così sospeso in aria. Il bello di questa mod è che guardate che succede se lo spacco. Cade tutto, raga, è fighissimo. Ma non funziona solo con questo, funziona con ogni cosa. Guardate, spacchiamo questo, crolla tutto. Oddio, questo è un po' buggato mi sa, però è fighissimo. Inoltre ad esempio, ecco, andiamo a spaccare, vi faccio vedere un pezzetto di tronco. Guardate che succede, crolla come se fosse un oggetto reale. Questa roba io la sto adorando. E questo bioma è molto interessante perché qui ci sta della sabbia. La sabbia è l'unica cosa che diciamo si avvicina di più alla gravità realistica su Minecraft. Quindi se noi adesso andassimo a prendere un pochino di sabbia, andiamo a fare questo, e ora capirete perché sto costruendo tutta questa roba strana. Su Minecraft la sabbia funziona che la piazzi e cade, ma guardate che succede con questa mod della gravità. Ci sono tipo degli spigoli, è fighissima, è come se scivolasse. Io questa roba la sto adorando, raga, ma ho tanta voglia di fare degli esperimenti. Ad esempio, se noi andassimo nella giungla, che non dovrebbe trovarsi molto lontana da qui, infatti questo bioma è davvero bello perché ha letteralmente tutto, c'è il plains, c'è il deserto, e inoltre non fate caso a questo, lo scoprirete tra pochissimo, quindi rimanete e guardate tutto il video. Piccolo spoiler, ecco, non guardate più. Eccoci nella giungla. Normalmente questo è un alberello gigante che se vai a spaccare tipo così lo rompi tutto, non succede nulla. Ma guardate che succede con questa mod e voglio assolutamente un pollicione in su. Guardate, crolla tutto. Che figata, raga, guardate qui, sembra tipo un albero al contrario, oppure una roba devastata. Io adoro questa mod, l'adoro con tutto me stesso, e il mio prossimo esperimento sarà proprio andare in una mineshaft. Eccoci in caverna, chiviamoci un secondo un piccone molto rapidamente. Ecco, prendiamo questo qui, mettiamoci in survival e spacchiamo questi blocchetti di carbone. Guardate che bello, raga, io adoro, guardate come crolla realisticamente. Sto adorando tutto questo. Ad esempio prendiamo un po' di ferro, guardate qui come crolla. È una roba rilassante vedere tutto questo ferro che cade così. Oddio, guardate qui, andiamo alla redstone, guardate come crolla. Guardate che bello, madò, che bello. Sembrano tipo delle gocce di ketchup che cadono e colano dal soffitto. È bellissima questa roba. Un'altra cosa figa che si possono fare nelle mineshaft, chiviamoci anche un'accetta. Prendiamo questa accetta in diamante. Allora, vedete qui ci stanno questi supporti. Cosa succede se noi togliamo i supporti? Ovviamente così non dovrebbe succedere nulla, e infatti. Ma cosa accade se rompo anche la parte superiore? Andiamo a scoprirlo subito. Guardate come crolla tutto. Madonna che bello, raga. Ma in realtà la cosa bella è che se tipo spaccassi qui dovrebbe crollare anche solo questo pezzettino. Forse fammi verificare. No, perché è attaccato. Ecco, la cosa bella di questa mod, però se tipo io andassi a staccare tutti e tre i pezzetti, in teoria loro crollano e lui mi crolla in testa. Aia. Oh, ma ha fatto anche danno. E tipo ed è caduto a scale. Che figata. Volevo vedere un attimo che cosa c'ha quel carrellino col baule dentro. Andiamo a controllare subito perché secondo me sculiamo. Oh mio Dio, protezione dai proiettili e una mela d'oro. La mela d'oro ce la andiamo subito a pappare che ci aiuterà. Signor Creeper, esplodimi un pochino in faccia. Aiuto. Ah, ok, volevo fare una prova, però purtroppo questo signor scheletro ha dato un bel po' fastidio. Adesso saliamo in superficie. Ho pensato una cosa pazzesca. Ho trovato un villaggio molto carino. Esiste il comando fill che già ho fatto, e infatti quello era un piccolo spoilerino. Se noi andiamo a piazzare ad esempio un blocco dal nulla, prende e cade. Ma per mia fortuna ho trovato una lista di comandi, quindi andiamo a fare così. Oh mio Dio, guardate questo blocchettone di cobblestone come ci crolla davanti. È davvero figo. Allora proviamo a farlo due volte. Ecco qui cosa succede se questa roba ha del vuoto sotto, che effettivamente ha senso. Quindi proviamo a farlo tipo un bel po' di volte. Questo ha un po' di vuoto sotto, guardate come ci crolla tutto addosso. Madò che figo, raga. Che succede se facciamo un giga bloccone molto grosso ed ecco che ci crolla tutto in faccia? Ma a questo punto mi viene un dubbio. Mettiamoci in survival, anzi prima di tutto prendiamoci di nuovo un'accetta e magari forse anche un piccone. Sì, il piccone potrebbe servirci. Prendiamo ad esempio questa povera casetta, proviamo a distruggerla, poi dopo la ricostruiamo, ma vi spiego perché. Prendiamo proprio le fondamenta. Ah, però aspettate, se distruggo tutto alla fine se ne cadrà solo, ecco, se ne cadrà man mano a pezzi. Infatti non so quanto conviene giocare a Minecraft con questa configurazione, con questa mod, perché effettivamente se uno vuole preservare...
aiuto. Questo non lo permetterà perché cadrà tutto e non si può ricostruire più nulla. Ecco, guardate, ho fatto crollare il pilastro portante della casa. E non è più una casa, è un ammasso di scale strano. Povero signor villager che abitava in questo posto, mi dispiace. Proviamo a costruire una casa, ok? Costruiamo una casa proprio come se fossimo su Minecraft. Prendiamo ad esempio questa costruzione qui. Ci serve il tronco, iniziamo a sviluppare la casa. In teoria, se io seguo la logica mia di Minecraft, proprio costruiamo una casa come se la stessi costruendo io, senza nessun tutorial e aiuto di nessuno. Fino ad ora dovrebbe reggere tutto, però il problema sta che io ad esempio quando faccio le case, qual è la prima cosa che faccio? Vado a fare la porta. Però ok, visto che c'ha la roba portante non dovrebbe creare problemi. Ma ad esempio se facessi così, ecco, mettiamo questo, ecco, guardate, già il primo problema. Non potrei fare sta roba perché crolla, guardate. Ecco, questo già sarebbe un problema. Il mio dilemma è un altro. Questo pure cade, quindi ad esempio devo alzarlo di un altro ancora. E così dovrebbe mantenere. Ora, se voglio mettere le scale, che cosa succede? Perché, ok, queste si mantengono perché giustamente stanno appese una base solida sotto che ha la gravità e funziona. Ma se io voglio mettere una scala qui e continuo, a un certo punto cadrà. Ok, non sta cadendo. Questa cosa è molto comoda. Quindi forse l'unica cosa che ci aiuta in questo caso sono proprio le scale. Che le scale bastano un blocco perché poi giustamente si collegano tutte tra di loro. Ma che succede se tolgo questo? Oh, non crolla. Ok, così è crollato, mannaggia. Però, ad esempio, no, aspettate, che significa? Se non mantiene neanche così, non si può costruire. Qua tipo ha mantenuto. Perché qua non mantiene? L'unico modo sarebbe aspettare che sta roba si riempie da sotto e scavarla. Perché che succede se tipo io entro dentro? Ah, poi giustamente il pavimento devo per forza farlo in questo modo particolare, perché altrimenti poi non possiamo coprire niente. Se io tolgo questo, se ne crolla tutto. No, vabbè, questa roba è molto una scocciatura. A questo punto, raga, che succede se andiamo nel Nether? Vogliamo scoprirlo? Andiamo, facciamo un portale. Prendiamoci tutta l'ossidiana che ci serve e andiamo a costruire il portale. Prima di tutto devo scoprire questa cosa. L'ossidiana è pesantuccia, quindi cade, vediamo. Sì, anche l'ossidiana cade. Questa cosa è buona a sapersi, perché effettivamente sono cose che uno potrebbe dare per scontato, invece sono interessanti. Entriamo nel Nether. Guardate come crolla tutto in faccia a noi. Che bello però, raga. Tipo a un certo punto dovrebbe riempirsi, cioè dovrebbe tipo iniziare a salire. Forse dipende quanti blocchi sono. Ma no, guardate qui come crolla tutto. No, non ci fa caso, ma è proprio uno spettacolo. Allora, che succede se spacco questo? Ecco, vedete, forse abbiamo trovato un piccolo escamotage a questa mod. Non crolla tutto. Questo è molto interessante come cosa. Però vedete, noi qui l'unica cosa che crolla effettivamente, se proprio non ci sta una base solida sotto, lì crolla tutto, ok? E a questo punto fammi vedere una cosa. Che succede se spawno il wither? Prendiamo la sabbia delle anime, ecco qui, e poi prendiamo la testa dello scheletro del wither. Siete pronti, raga? Oh mio Dio, ho un po' paura. Ma aspettate, cosa succede se faccio così? Cade? Crolla. Figo, questa roba è molto figa. Effettivamente è fedele appunto a questa mod. Mettiamo. Ciao signor Wither, fai un po' di distruzione perché dobbiamo capire che cosa succede appena spawni. Se la gravità funziona anche con le tue bombette. Forse sì, sì, funziona, raga. Abbiamo testato moltissime cose, ma l'ultima domanda che mi rimane è la TNT. Guardate che la TNT. Quindi ad esempio, ecco, qua dovrebbe crollare qualcosina, giusto? Sì, è crollato qualche pezzettino. Togliamo tutto e prendiamo la TNT. Un bel acciarino. Andiamo a riempire tutto questo di TNT. Ovviamente cade. Ecco, guardio che figo, la TNT ha una certa, si disintegra. Questa cosa è molto figa, fa capire che la TNT in realtà è molto fragile, ma ha un potere esplosivo che non ha pari. Facciamo esplodere. Siete pronti, raga? Mi raccomando, spolliciate, iscrivetevi al canale. Facciamo esplodere tutto. Vediamo se crollano le cose. Sì, effettivamente le cose crollano. Che figo, madonna. Ma immaginatevi un mondo dove effettivamente tu non puoi camminare, che la roba ti crolla addosso. Ora, visto che sono un po' pazzarello, facciamolo in survival. Siete pronti? Piazziamo un bel po' di TNT tutta qui e vai, vediamo. Costruiamoci tutto sotto i piedi perché ovviamente siamo dei matti, però non vogliamo assolutamente morire. Quindi magari costruiamoci una piccola basetta in cobblestone come ho fatto prima. Dobbiamo solo ritrovarci il comando. Allora, il comando è esattamente questo. Eccolo qui. Con questa piccola fortezzina forse riusciamo a pararci dall'esplosione, si spera, perché se non fosse così siamo molto molto fregati. Ecco. Siete pronti, raga? Accendiamo tutto. Ok, scappiamo, vediamo come esplode. Oh mio Dio, che figo. Allora adesso voi vedete che carica piano piano, ma guardate come crolla tutto, raga, che figo. Aspettate, a questo punto per sfizio voglio farmi saltare in aria. Siete pronti? Saltiamo in aria assieme alla TNT. Siete pronti? Vai, saltiamo. Va bene ragazzuoli, quindi questa mod è molto bellina e particolare. Se vi è piaciuta fatemelo sapere sotto nei commenti. Fatemi sapere se volete provare qualche altra mod molto particolare. Da Biccetto è tutto, scaviamo quest'ultimo blocchettino e peace. Just know that you will never flop me. And I know that I could be a little
cocky. You ain't never gonna